Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, io sono il Deccio e nel video di oggi andremo a dipingere un mio modello questa volta che fa parte della mia armata di Age of Sigmar e si tratta di un squig gigante. È un modello molto interessante, di quelli nativi di Age of Sigmar, che quindi non vengono dal vecchio Warhammer Fantasy Battle, e devo dire che è uno di quei modelli che ti fa scegliere da solo un'armata. E per dipingerlo ho utilizzato i miei classici colori della Skill 75, utilizzando una tecnica molto semplice e soprattutto molto veloce che permette appunto di evidenziare, quasi andare a texturizzare la pelle del nostro squig. Per farlo ho usato praticamente quasi esclusivamente la punta del pennello, creando delle stratificazioni molto veloci. Spero che questa tecnica possa essere utile e quindi non vedo l'ora di mostrarvela e di aspettare i vostri commenti. Quindi, detto questo, partiamo! Per questo modello decido di partire da una base chiara, in modo da enfatizzare al massimo le luci. Per prima cosa mi concentro sulla lingua, che avrà questo colore viola magenta, per poi passare alla pelle del mio squig. Per farlo ho scelto questi due colori della Skill 75 che andrò a dare su tutto il modello in maniera abbastanza uniforme. Una volta creata la mia base, andrò a prendere il colore più chiaro dei due e andrò a delineare il modello con delle stratificazioni. In questo passaggio cerco di avere un colore meno liquido, perché voglio essere il più preciso possibile, e creare proprio dei tratti ben visibili e comunque enfatizzare molto le zone in ombra rispetto a quelle in luce. Infatti quelle in ombra si vedrà il colore che abbiamo dato in precedenza. Per definire la pelle del mio squig andrò ad utilizzare il pennello in punta quasi esclusivamente, in modo da creare una sorta di texture sulla pelle del mio squig. Questo è il risultato di questa prima fase. Ora andremo ad enfatizzarlo maggiormente aggiungendo un colore fluo alla mistura precedente. E andremo a fare più o meno la stessa cosa, ma in un'area un po' più piccola rispetto a prima, quindi sempre a stratificare e a lavorare molto con la punta del pennello. A mio avviso questo tipo di tecnica si lega moltissimo ad alcuni modelli, come possono essere per esempio anche dei cavalli. Ho dipinto personalmente alcuni cavalli che potete vedere sul mio Instagram proprio con questa tecnica, poiché va a ricordare molto il mantello di un animale, il pelo di un animale. Quindi secondo me è una tecnica molto interessante che comunque ha il vantaggio di essere anche rapida nella sua creazione. Di passaggio in passaggio andremo sempre ad accrescere le luci. In questa fase non ci curiamo delle ombre, perché sarà un passaggio che faremo dopo. La cosa importante è sempre mantenere lo stesso tipo di tratto, quindi comunque delle piccolissime lineette, dei piccoli colpetti dati con la punta del pennello. In questo caso, come vedete, ho aggiunto ulteriore giallo alla mistura fatta in precedenza. In questo modo il colore avrà virato leggermente su questo tono verde che vado a enfatizzare solo nelle parti in luce. Arrivati a questo punto ci dedichiamo alle zone in ombra, in questo caso sempre con la stessa tecnica, quindi sempre con il pennello, con la punta del pennello andiamo a dare le ombre. In questo caso ho scelto un viola che vado a evidenziare nelle zone più scure e più interne del modello. Questo è il risultato dopo questi passaggi. Come vedete ho creato anche dei puntini in alcune zone e come vedete gli stacchi sono molto netti, e per ammorbidirli andiamo ad usare l'aerografo, che in questo caso ha una proporzione molto liquida. Infatti ci sarà un 20% di colore e un 80% di acqua e thinner, in modo da ammorbidire i passaggi che ci sono tra un colore e l'altro. La lingua
curva, che sarà uno dei punti principali, secondo me è il focus vero e proprio del modello, e quindi in questo caso andremo a creare uno stacco molto forte con il resto del pezzo, andandolo a dipingere con questo colore magenta, sempre della Skill 75. Per incrementare ancora la luce andiamo ad aggiungere anche un po' di ivory dell'H in modo da selezionare quelli che saranno i punti dove la luce sarà massima. In questo modo, passando in seguito un colore molto diluito, quest'ultimo risulterà molto più brillante rispetto a prima. Cosa ve ne pare del risultato fino ad ora? Come per la pelle, che ha gli stacchi molto netti, andremo a cercare di ammorbidire anche il lavoro fatto sulla lingua, e in questo caso utilizzeremo un ink magenta che andiamo a diluire molto anche in questo caso per cercare di ammorbidire appunto gli stacchi nelle zone d'ombra, all'interno della bocca e anche su alcune parti del modello. La parte inferiore, per esempio, volevo dargli un tono leggermente violaceo, più in ombra. Questo è il risultato del lavoro fatto fino adesso, con qualche piccolo ritocco, un'aggiustatina alle zanne e alle corna. Come vedete è un modello che si fa vedere molto luminoso, con degli stacchi molto netti, che sul tavolo da gioco comunque creerà un bel effetto. A questo punto poi passiamo al modello che sarà il cavaliere sopra questo squig, e per farlo parto da un semplice effetto metallico della Green Stuff, in questo caso, che vado a dare nelle zone metalliche del modello. Essendo questa una pittura da gioco, rivolta quindi a dei modelli che dovrò utilizzare su un campo di battaglia, cerco di ottenere un risultato interessante, secondo quelli che sono i miei standard, con un tempo minore, nel minor tempo possibile. Quindi il mio trucco è quello a volte di evidenziare delle parti, quindi impiegare più tempo nel dipingere alcune zone, quindi soffermandomi particolarmente su alcuni passaggi, mentre altri invece riceveranno un trattamento, diciamo così, meno nobile, in modo tale da creare una miniatura un po' furba, dove l'effetto generale sarà interessante, soprattutto perché ci saranno delle zone che risalteranno molto, dove abbiamo impiegato più tempo nel dipingerle. Però nel complesso, trattandosi di una miniatura da gioco, comunque il tempo non sarà troppo. Ricordo che anche in questo caso non ho utilizzato colori contrast o instant, ma bensì una tecnica diciamo normale, con colori normali, che secondo me comunque si riesce ad ottenere un buon risultato in tempi comunque ragionevoli. Arrivato a questo punto posso unire il cavallo al cavaliere, diciamo così, anche se si tratta di un goblin e di uno squig, in modo da avere un'idea di massima di come sarà il modello, e quindi posso dedicarmi al resto della pittura anche con il modello assemblato, perché preferisco comunque avere sempre una visione d'insieme di quello che sto dipingendo. Non amo particolarmente dipingere i modelli separatamente, perché così mi rendo anche meglio conto delle luci e dell'effetto generale che voglio cercare di ricreare.
Per le vesti andrò a schiarire semplicemente le parti un po' più in luce, più estreme, con un viola che poi tenderà al magenta. Per farlo utilizzo anche un po' di inchiostro che vado ad aggiungere sempre nella mia mistura, in modo da creare un colore più luminoso che spicchi in maniera maggiore rispetto al colore classico. Rieccomi, spero che il video lo abbiate trovato interessante, che vi sia piaciuto, che vi abbia dato soprattutto uno spunto in più per dipingere anche i vostri modelli. Io ritengo che questa tecnica sia molto interessante e soprattutto perché richiede poco tempo e di conseguenza per un esercito da gioco rispecchia quelle che secondo me sono le sue caratteristiche, cioè il fatto che debba essere ben visibile anche da lontano e debba essere appariscente sul tavolo. Quindi ecco, fatemi sapere un po' cosa ve ne pare e vi ricordo inoltre di iscrivervi al mio canale per supportarmi e condividete questo video con amici, con qualcuno che per esempio ha le prese con il mio stesso esercito. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!